Bentornati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Come avete visto già nelle foto iniziali, ho realizzato una canotta sottogiacca abbinato al cardigan Mirta, infatti l'ho chiamata canotta sottogiacca Mirta. Per quanto riguarda il filato, ho usato sempre il filato del fiocco, se ne sono andati circa 100 g di blu, 100 g di color corallo e 100 g del corda. È una lavorazione molto semplice, ho voluto fare delle semplici mezze maglie alte, poi delle maglie alte. Questo perché il cardigan già ha un punto lavorato, quindi volevo fare una lavorazione semplice. Per quanto riguarda la lavorazione, un top down, la circonferenza sono 62 cm della testa, quindi una circonferenza buona, anche perché la nostra circonferenza oscilla tra 53 e 56 cm. Poi ho lavorato la spallina per circa 7 cm, come vedete, e mi sono fermata in corrispondenza delle ascelle, quindi qui sono le ascelle, mi sono fermata. Non ho voluto andare oltre perché volevo una canotta che non mi dà fastidio sotto le giacche. Una volta che sono arrivata alla linea delle ascelle, diciamo, ho aggiunto delle catenelle perché per quanto riguarda la circonferenza non era la mia, quindi ho dovuto aggiungere delle catenelle per avere una circonferenza giusta. Come vedete non è molto lunga, arriva ai fianchi e non è molto larga. Ho voluto fare una canotta non molto larga così non dà fastidio sotto le giacche. Per quanto riguarda gli uncinetti ho usato l'uncinetto del 3,5 e del 4. Se voi invece la volete un po' più larga, aumentate sempre di mezzo numero di uncinetto. Poi ho voluto aggiungere questi fiorellini per dare un tocco colorato ancora di più alla canotta, ma se volete potete lasciare la canotta normale. Come vedete è molto carina e molto semplice, quindi adesso vi lascio al tutorial. Per realizzare la nostra canotta sottogiacca Mirta dobbiamo fare una lavorazione top down. Quindi nel mio caso, che sto facendo una taglia M, ho preso la mia circonferenza della testa e ho messo su 62 cm. La circonferenza della testa di solito è 54, tra i 54 e i 56 cm. Io ho voluto una circonferenza un po' più scollata, quindi 62 cm e corrispondono a 116 catenelle, però sto lavorando con l'uncinetto del 3,5 e il filato fiocco. E ho deciso di fare uno sprone quadrato, quindi ogni lato deve essere uguale e ho fatto 116 diviso 4 e ottengo 29, quindi ogni lato deve essere di 29 catenelle. Se casomai voi volete una scollatura meno abbondante, ammettiamo volete una circonferenza di 56-58 cm e a 116 catenelle avete 108 catenelle o 110 catenelle, dovete fare 110, ammettiamo, diviso 4 per avere ogni lato. Una volta che abbiamo stabilito la nostra circonferenza, abbiamo diviso i nostri lati, iniziamo a lavorare. Però per quanto riguarda lo sprone non andiamo oltre con la manica perché io ho voluto fare una spallina più sottile. Quindi la spallina dobbiamo lavorare con gli aumenti, quindi ogni lato cresce di 2 maglie, dobbiamo lavorare la spallina fino a un totale che non superi la spalla e che deve scendere pari allo scalfo. Comunque ve lo faccio vedere. Io ve lo faccio vedere con un campione perché ho iniziato la lavorazione con il blu e come sapete il blu non si vede molto dalla telecamera. Quindi ve lo faccio vedere con un altro colore, spiegandovi i centimetri e le misure che io ho usato. Una volta che ho messo sulle mie 116 catenelle che corrispondono a 62 centimetri, chiudo la prima catenella con l'ultima con una maglia bassissima. Adesso faccio 2 catenelle e lavoro
29 mezze maglie alte. Questa è la prima, vado a fianco e lavoro una seconda mezza maglia alta, a fianco una terza mezza maglia alta e vado avanti fino a lavorare le 29 mezze maglie alte. Quindi ogni tratto deve avere 29 mezze maglie alte. Ho lavorato il primo tratto di 29 mezze maglie alte. Adesso faccio la catenella di separazione e nella catenella a fianco non salto nessuna maglia, quindi vado direttamente a fianco e lavoro la prima mezza maglia alta e vado avanti fino a farne di nuovo 29. A questo punto, se volete, vi segnate dove abbiamo fatto la catenella di separazione, perché ogni volta che lavoriamo e arriviamo qui dobbiamo fare i nostri aumenti. Quindi questa è la prima, la seconda, una terza mezza maglia, una quarta mezza maglia e vado avanti fino a 29. Quindi prendo il filo, entro nella catenella sottostante, esco e chiudo tutte e tre le asole. Entro di nuovo nella catenella a fianco, prendo il filo e chiudo tutte e tre. Proseguite fino a fare le 29 mezze maglie. Ho lavorato anche il secondo tratto, quindi sono 29 mezze maglie alte. Di nuovo una catenella, vado nella catenella subito dopo a fianco e lavoro di nuovo le mie 29 mezze maglie alte. Dobbiamo lavorare tutte e quattro i lati in questo modo. Vado avanti fino a terminare i miei lati, quindi una volta fatte le 29 mezze maglie alte dobbiamo fare una catenella di separazione e lavorare l'altro tratto subito dopo la mezza maglia alta che abbiamo finito. Ci vediamo al termine di tutto il nostro giro. Ho lavorato anche l'ultimo tratto e adesso faccio la catenella di separazione, perché abbiamo iniziato con una mezza maglia alta normale, e chiudo nella seconda catenella con una maglia bassissima e metto anche qui il segno. Quindi questo è il nostro sprone quadrato. Ecco come si presenta. Ogni tratto è di 29 mezze maglie alte. Adesso vado avanti a lavorare sempre in questo modo. Come vi ho detto, ogni tratto cresce di 2 maglie, quindi per non sbagliarvi ogni tanto contate le maglie. Inizio con 2 catenelle, che è la mia prima maglia, mezza maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda mezza maglia alta. A fianco e continuo così fino ad arrivare dove ho l'angolo per poter fare gli aumenti. Quindi noi adesso abbiamo 29 mezze maglie alte, crescendo di 2 maglie sono 30 da questa parte e 31 dall'altra parte. Quindi vado avanti fino ad arrivare dove ho il marker. Sono arrivata al termine del mio primo tratto, quindi qui ho il marker. Lavoro l'ultima mezza maglia alta sulla mezza maglia alta sottostante e poi lavoro una mezza maglia alta all'interno della catenella, una catenella, tolgo il marker e rientro dentro e lavoro un'altra mezza maglia alta. Quindi abbiamo fatto i nostri aumenti. Vado a fianco e lavoro le mezze maglie alte così come si presentano fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marker. Sono arrivata anche qui dove ho l'altro marker, quindi qui ho la mezza maglia alta, lavoro sulla mezza maglia alta, una mezza maglia alta, tolgo il marker e all'interno della catenella lavoro 1, catenella di separazione e di nuovo una seconda mezza maglia alta e dobbiamo proseguire questo per tutto il nostro
giro. Quindi come ho detto prima, sotto avevamo 29 mezze maglie alte e adesso con le 2 maglie di aumento che abbiamo su ogni lato è di 31 mezze maglie alte. Ho lavorato anche l'ultimo tratto, quindi sono arrivata sull'ultima mezza maglia alta e lavoro sempre come abbiamo fatto fino adesso. Una mezza maglia alta sulla mezza maglia alta sottostante, qui ho la catenella e all'interno lavoro una mezza maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto e mezza maglia alta. Chiudo con una maglia bassissima sulla seconda catenella. E dobbiamo proseguire in questo modo, sempre iniziando con 2 catenelle che è la nostra mezza maglia alta e mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta sottostante. Quindi ogni tanto contate le maglie e ricordatevi che un tratto cresce di 2 maglie, quindi ogni tratto cresce di 2. Andate avanti fino ad arrivare alla larghezza della spallina. Io vi dico quanto è larga la mia spallina. Se casomai voi avete un seno più abbondante e volete fare degli ulteriori aumenti e non volete scendere con la spallina, invece di fare un aumento all'interno della catenella, quindi invece di far crescere il vostro sprone di 2 maglie per tratto, fate 2 mezze maglie alte, 2 catenelle e 2 mezze maglie alte, così cresce di 4 maglie per ogni tratto. Quindi andate avanti per la vostra larghezza o la vostra lunghezza dello sprone. Io vi dico quanto viene a me larga la spallina e quanto è lungo lo sprone. Ecco come si presenta il mio sprone. Quindi sono andata avanti con la lavorazione, ho fatto un totale di 12 giri. E per quanto riguarda la spallina, come vedete non è molto larga, quindi non scende molto, è di 8 centimetri. Se invece a voi non piace questa spallina e volete andare avanti con la lavorazione, andate avanti con i giri, quindi poi la spallina scende un altro poco. Per quanto riguarda le mie circonferenze, quindi per quanto riguarda la lunghezza dello scalfo, sono di circa 14 centimetri. Quindi diciamo che una lunghezza dello scalfo più giusta è intorno a 17-18 centimetri. E per quanto riguarda la circonferenza del torace sono 31 centimetri. E non è la mia circonferenza perché io ho una circonferenza di circa 90 centimetri e quindi per poter andare a avere una circonferenza di 90 centimetri devo aggiungere delle catenelle all'incirca 13 centimetri per arrivare a 90 centimetri di circonferenza, quindi devo aggiungere 13 centimetri di qua e 13 centimetri di qua di catenelle. Per quanto riguarda la manica, lo scalfo scende giusto fin sotto l'ascella, quindi non va oltre l'ascella, ma scende giusto e tocca l'ascella. Adesso vi faccio vedere come andare avanti perché io ho tagliato il filo e devo riprendere la lavorazione di mezze maglie alte con il corallo e inizio da questo punto fino ad arrivare dove ho il marker e aggiungo le catenelle. Quindi giro il lavoro, qui ho il marker, vado sulla mezza maglia alta che ho sotto e continuo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso. Quindi faccio un piccolo cappietto, avvicino un attimo, ecco qua, faccio sempre 2 catenelle, 1 e 2, vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, a fianco una mezza maglia alta e vado avanti fino
dove ho il marker. Nascondo anche la codina che ho sotto. Ci vediamo dove abbiamo messo il segno. Mi ritrovo dove ho la catenella, quindi all'interno lavoro una mezza maglia alta e adesso devo fare una catenella pari a 13 centimetri e vado avanti con le catenelle fino a quando non arrivo a 13 centimetri. Per arrivare a 13 centimetri ho fatto una catenella di 21 maglie. Adesso qui ho l'altro segno, entro dove ho la catenella e vado all'interno e lavoro una mezza maglia alta. Quindi abbiamo unito il davanti con il dietro. Tolgo questo segno e lavoro adesso mezze maglie alte come si presentano, quindi non faccio più gli aumenti, lavoro solo una mezza maglia alta all'interno della catenella. Vado avanti fino dove ho l'altro marker. Vi faccio rivedere come unire le due maniche, quindi vado sulla mezza maglia alta sottostante, lavoro una mezza maglia alta, tolgo il segno, all'interno della catenella un'altra mezza maglia alta e lavoro adesso 21 catenelle che corrispondono a 13 centimetri. Quindi voi vedete quanti centimetri dovete aggiungere per arrivare alla vostra circonferenza. A me ce ne sono voluti soltanto 13 centimetri. Fatte le 21 catenelle, adesso come abbiamo fatto dall'altra parte che abbiamo unito il davanti con il dietro, filo sull'uncinetto, entro dove ho la catenella e lavoro una mezza maglia alta. Adesso chiudo nella seconda catenella con una maglia bassissima e devo andare avanti la lavorazione in questo modo fino ad arrivare sulle catenelle e lavorare anche sulle catenelle le mezze maglie alte, quindi 21 mezze maglie alte. Andate avanti e ve lo faccio vedere. Sono arrivata dove ho le catenelle, quindi lavoro una mezza maglia alta su ogni catenella sottostante. Vado a fianco, continuo in questo modo fino a lavorare l'altra parte del dietro e anche sulle catenelle. Mi ritrovo anche da questa parte sulle catenelle, quindi come abbiamo fatto di lì facciamo anche qui, lavoriamo mezze maglie alte su ogni catenella sottostante. Vado a fianco, vado avanti fino a terminare la catenella e poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Arrivata al termine del giro chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Inizio di nuovo il mio lavoro e vado avanti in questo modo fino ad arrivare alla lunghezza di 10 cm con il corallo e poi cambio il filato e lavoro con il corda. Quindi proseguite questo fino ad arrivare a 10 cm. Una volta che fate questo, sempre allo stesso modo, cambiate il colore e lavorate con il corda. Ci vediamo quando dobbiamo lavorare la fine di tutto il lavoro. Ecco come si presenta il mio lavoro. Una volta che ho unito con il corallo, ho lavorato 10 cm e poi 15 cm con il corda. Una volta che sono arrivata ai fianchi però ho cambiato uncinetto, dal 3,5 sono passata al 4 per far venire un po' più morbido sui fianchi. Quindi voi se volete dare una maggior morbidezza potete iniziare a lavorare col 4, poi andate a lavorare con il 4,5 e anche con il 5 perché il filato a fiocco si lavora benissimo anche con il 5. Io però non la volevo molto larga visto che la devo mettere sotto le giacche o sotto i cardigan.
Una volta che ho fatto 15 cm, però poi ho lavorato per circa 8 cm con il corallo, ma lavorando delle maglie alte per, come vi ho detto, per dare ancora più morbidezza. E vi faccio vedere. Quindi una volta che avete finito le mezze maglie alte, io mi sono portata avanti con il lavoro. La lavorazione è uguale, non cambia, quindi invece di mezze maglie alte dobbiamo fare dei giri di maglie alte. Inizio con 2 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Ecco qua. E vado su ogni maglia sottostante e lavoro una maglia alta. Se voi invece volete continuare con le mezze maglie alte, potete farlo tranquillamente. Io volevo dare un maggior slancio alla maglia. Quindi proseguite la lavorazione fino a fare i vostri 8 centimetri. Ci vediamo al termine del Una volta che avete lavorato i vostri centimetri, tagliate il filo e con il colore blu adesso rifinisco facendo 2 giri di maglie basse per far venire il bordo più, non dico più stretto, ma più compatto. Quindi faccio una catenella e vado su ogni maglia alta sottostante e lavoro una maglia bassa, nascondendo anche le codine dei 2 fili. Quindi vado a fianco e lavoro una maglia bassa, a fianco una maglia bassa, entro con l'uncinetto nella maglia alta e lavoro una maglia bassa, vado avanti e lavoro questo giro e un altro giro, vado avanti. Quindi una volta che finite questo giro e l'altro giro, se volete fate altri giri di maglie basse, altrimenti il nostro lavoro è finito. Quindi una volta che fate questo, tagliate i fili e la maglia è pronta per essere indossata. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina. Se volete far parte di un gruppo Facebook, il mio gruppo si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, è un gruppo libero dove potete pubblicare i vostri lavori, sempre di uncinetto. Ciao e alla prossima!